Ciao a tutti, e dopo qualche giorno di mia vacanza siamo di nuovo insieme. Ma quali sono le differenze tra le Air 7 e questa variante Pro? E quali sono quelle da acquistare? A queste domande cercherò di dare una risposta con la recensione di questa settimana, che vi invito a seguire fino alla fine perché vi anticipo che l'esito non è così scontato. Come le sorelle minori, anche queste Air 7 Pro implementano il Bluetooth in versione 5.4 e sono dotate di soppressione del rumore fino a 53 decibel, che poi misurerò più tardi con i consueti test dei microfoni. Ma prima di procedere oltre, vediamo insieme che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. La confezione è la solita che troviamo da qualche tempo nei prodotti Realme, almeno per quelli audio, e cioè minimale, o dovrei dire meglio, ridotta all'osso. Oltre alla custodia con gli auricolari all'interno, che a breve vedremo in dettaglio, non c'è praticamente nulla. Abbiamo una guida rapida all'uso in due lingue, inglese e spagnolo, e due ulteriori paia di gommini in tinta taglia S ed L. Non troviamo nient'altro, nemmeno un cavo di ricarica di pochi centimetri che non è estremamente necessario, per carità, ma avrebbe fatto comodo. Comunque, fino a qui nulla di strano, visto che nemmeno le Air 7 lo avevano in dotazione. La custodia invece cambia, anche se a prima vista non si direbbe, le dimensioni sono sostanzialmente identiche. Anche qui infatti abbiamo una custodia che misura 6,1 x 4,9 x 2,5 cm con un peso di 54 grammi. Quello che cambia sono i materiali e le finiture. Se le Air 7 avevano il coperchio di plastica trasparente, queste Air 7 Pro lo hanno in plastica opaca e con una finitura che sembra in pelle. Dico sembra perché ovviamente pelle non è, però al tatto dà la sensazione di essere più rifinito e premium. Rimane il logo Realme in argento lucido sul coperchio, così come la striscia LED multicolore messa sul lato di fronte. Ma qui cambiano due cose. La prima è che abbiamo una tacca per l'apertura agevolata del coperchio che le Air 7 non avevano, e la seconda è che qui abbiamo una striscia di alluminio che corre lungo tutto il perimetro ed in effetti le fa sembrare più costose. Nel lato posteriore abbiamo invece la porta USB-C per la ricarica e la scritta iRes Audio, che anche in questo caso, come per le Air 7, ci ricorda che questo modello supporta l'alta definizione. Se poi apro lo sportellino, la disposizione degli auricolari e gli spazi a disposizione sono esattamente gli stessi della variante liscia, quindi per estrarre o reinserire gli auricolari non ci sono differenze tra i due modelli. Gli incavi sono lucidi, i pin per la ricarica sono messi anche in questo caso sulla capsula e l'unico aspetto che cambia è lo sportellino, che in questo caso è più solido rispetto al modello base, cui infatti il peso e la solidità della struttura sono di un livello superiore. La cerniera invece dà le stesse sensazioni, sembra un blocco unico per quanto è solida. In definitiva, il layout tra le due versioni è praticamente lo stesso, con alcuni accorgimenti che fanno sembrare più ricca questa versione Pro. E anche le forme dell'auricolare sono in pratica le stesse e fatemi dire sarebbe stato un assurdo per Realme dover ingegnerizzare e produrre due auricolari quasi gemelli variando forme e dimensioni, cioè dal punto di vista economico sarebbe stata una scelta perdente. Però chiaramente non potevano farli esattamente identici, anche solo per distinguerli, e quindi hanno deciso di apportare due cambiamenti estetici. Il primo è che questo modello non ha alcuna tacca o segno verticale sul bastoncino, che probabilmente ricorderete era presente nell'Air 7, ma comunque ve lo lascio qui in sovraimpressione, e il secondo è che in questa versione Pro la copertura del bastoncino è lucida invece che satinata come nel modello base. Questo aspetto, come vedete, ha come effetto che la versione Pro si sporcherà più facilmente rispetto all'altra e che senza la tacca sarà potenzialmente più complicato trovare al primo colpo l'area touch, o almeno senza un riscontro visivo e tattile per alcuni utenti potrebbe risultare più complesso. Se rimuovo il gommino si nota subito la rete in tessuto a protezione contro polvere e sporco e anche che il gommino è dotato di una seconda protezione. I microfoni poi sono sempre tre e più tardi li testerò con i consueti test, ma al momento posso dirvi che sono posizionati in questo modo. Il primo è a strettissimo contatto con l'ugello in prossimità di questa fessura, il secondo è nella parte alta dell'auricolare in corrispondenza di quest'altra fessura e il terzo e ultimo è posizionato al fondo del bastoncino nella parte interna dove vedete quest'ansa.
Nella capsula poi abbiamo i due pin per la ricarica, che come vi ho anticipato prima riflettono la stessa scelta fatta per il modello base, così come la fessura per la gestione del flusso d'aria e il sensore di prossimità che funziona molto bene. Infine anche la variante Pro e multipoint, così le potete collegare a due dispositivi contemporaneamente, e supporta il Google Fast Pair e lo Swift Pair con i PC Windows. Quindi anche per quanto riguarda la parte estetica dell'auricolare, forme, design eccetera, i cambiamenti sono minimali e alcuni addirittura a vantaggio delle R7 normali. Con queste premesse, cosa potrà mai cambiare a livello di comfort? Quindi non voglio sprecare troppo tempo dicendovi le stesse cose che ho detto nella recensione delle Air 7, ma in sostanza non cambia nulla, tranne il peso che qui è leggermente superiore. Circa comodità, comfort generale e isolamento passivo rimane tutto identico. Sono comode grazie alle forme arrotondate e alla capsula leggermente più piccola del solito. L'isolamento passivo è medio, così come il senso di occlusione. In pratica occludono il canale auricolare ma non sono eccessive. Se non stiamo ascoltando musica siamo in grado di capire che cosa sta accadendo intorno a noi, un po' ovattato, ma lo capiamo di nuovo senza problemi. Dicevo prima del peso, qui siamo sui 4,9 grammi contro i 4,8 scarsi delle sorelle minori, e questo 0,1 in più è essenzialmente dato dai due driver e dalla presenza di un doppio DAC di cui vi parlerò più tardi. L'applicazione di Realme si chiama Realme Link ed è disponibile per entrambe le piattaforme Android e iOS. Non mi piace che l'applicazione richieda la registrazione dei servizi Realme anche solo per poter gestire un paio di auricolari e che mostri troppi messaggi e messaggini che sarebbe stato meglio evitare. Una volta completata la procedura di registrazione e accoppiamento, nella schermata principale possiamo controllare lo stato delle batterie degli auricolari e della custodia, ma di quest'ultima solo se gli auricolari sono all'interno. Scorrendo verso il basso possiamo poi gestire la soppressione del rumore tra spento, trasparenza, dove è anche possibile abilitare la riduzione del rumore del vento o potenziare le voci, e infine cancellazione del rumore, dove oltre alla riduzione dei rumori del vento possiamo scegliere l'intensità tra tenue, moderato, massimo e intelligente, ovvero che sia data da solo all'ambiente circostante. Abbiamo poi la gestione delle equalizzazioni, dove possiamo scegliere una delle 4 predefinite o, in alternativa, crearne di personalizzate. Abbiamo poi la possibilità di attivare l'audio spaziale, abilitare il codec LHDC per l'alta definizione, ma questa funzione ha un senso solo per quei dispositivi che supportano questo codec, e infine di abilitare l'audio dinamico, che è una sorta di equalizzazione automatica, dove però possiamo scegliere come tarare i bassi, i medi e gli alti in base alle nostre preferenze. Poi il sistema farà tutto in automatico. Questa funzione di audio dinamico è però differente da quella chiamata Golden Sound, che è l'equalizzazione che possiamo far creare al sistema in base alle nostre preferenze dopo un breve test di pochi minuti. Scorrendo verso il basso possiamo poi abilitare la modalità gioco e ascoltare gli immancabili effetti sonori. Di nuovo scorrendo troviamo la funzione per la gestione dei dispositivi connessi, la possibilità di attivare o meno il sensore di prossimità e la pausa automatica, la risposta automatica quando riceviamo una chiamata e indossiamo almeno un auricolare, e per finire il test di aderenza dei gommini. Il controllo di nuovi firmware è invece automatico tutte le volte che avviamo l'applicazione. Nella schermata di gestione dei controlli si nota subito la mancanza del tocco singolo. Con il doppio tocco abbiamo la funzione di play e pausa, con il triplo andiamo alla traccia successiva, mentre con il tocco prolungato abbiamo la gestione dell'ANC. Un po' poco in termini di funzioni, ma per fortuna possiamo modificare le impostazioni di default con dei comandi che però variano in base all'azione. Ad esempio sul doppio tocco abbiamo solo la traccia successiva o l'assistente vocale, mentre sul tocco triplo abbiamo la gestione completa delle tracce audio, la gestione del volume, la modalità gioco e l'attivazione delle funzioni di traduzione di cui vi dirò a breve. Non sono riportati i comandi per le chiamate vocali, però guardando nel manuale si scopre che con il doppio tocco rispondiamo o terminiamo una chiamata e con il tocco prolungato la rifiutiamo. E per finire, attenzione, è indicato solo sul manuale, che come sappiamo non legge nessuno, ma questo modello ha lo swipe verso l'alto e verso il basso per la gestione del volume, è però un'azione sempre attiva che non si può modificare. Quando ho recensito le Air 7, per riassumere in poche parole la qualità sonora, ho detto suonano molto bene.
Ora, potrei dire la stessa cosa e chiuderla così, e fatemi dire, sarebbe anche la realtà delle cose, però sarebbe poco professionale e allora voglio raccontarvi qualcosa di più. Quindi, se dall'esterno le differenze tra i due modelli sono veramente poche, all'interno cambia tutto per due fattori che vi ho detto prima. Il primo è la presenza di due driver invece di uno solo, e il secondo è la disponibilità di due DAC, anche in questo caso al posto del singolo che gestiva la decodifica del segnale sull'Air 7. Quindi di nuovo, per riassumere in poche parole, qui siamo oltre. Abbiamo un driver dinamico da 11 mm affiancato da un secondo da 6 mm e due DAC che si occupano di decodificare il segnale digitale, quindi il primo lo farà per la gamma bassa e il secondo per quella medio-alta. In questo modo i due DAC possono lavorare meglio, occupandosi ognuno di uno specifico range di frequenze e insieme portare alle nostre orecchie quale tipo di suono? È presto detto. Siamo su un altro livello rispetto alle ottime Air 7. Qui il suono è più naturale, più dettagliato, più esteso, proprio grazie alla configurazione più complessa. I bassi sono profondi, hanno un bel rimbombo persistente che si apprezza particolarmente ascoltando musica lounge, ad esempio, o comunque tutti quei generi che hanno dei bassi imponenti. La gamma media è riprodotta anch'essa molto bene e sulle voci non ci sono distinzioni o predilezioni in termini di qualità, sia le voci maschili che quelle femminili sono riprodotte al meglio. E infine gli alti che, come sulle Air 7, sono di un livello superiore. Sono puliti, non stridono mai in nessuna condizione e sono, come amo definirli io, eleganti. Dal punto di vista dei codec a disposizione, anche qui invece non cambia nulla. La filosofia di Realme è nota e insieme al codec AAC viene offerto l'LHDC, che come sappiamo ormai a memoria non è molto diffuso. Questa è l'unica pecca, se così si può dire, e suggerisco a Realme di aggiungere il supporto al codec LDAC, farebbe un favore a tanti potenziali clienti. Le Air 7 non erano un prodotto per audiofili e nemmeno queste Air 7 Pro lo sono, ma si avvicinano di più, e se le avete già con voi vi lascio un brano da ascoltare che, a mio modestissimo parere, vi descriverà ancora meglio quello che vi ho raccontato finora. Il brano, come sempre, lo trovate qui sotto in descrizione. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. I microfoni di queste Realme sono eccezionali. In ogni condizione infatti la voce è sempre pulita, chiara e il nostro interlocutore non farà alcuna fatica a sentirci bene. Anche nelle condizioni più complesse la riduzione del rumore lavora bene filtrando quasi tutti i rumori ambientali e restituendo sempre delle ottime performance. Le prestazioni sono molto simili a quelle delle Air 7, ma in queste Pro c'è qualcosa in più che me le fa preferire e giustifica il prezzo maggiore. Alcune differenze tra le Air 7 e le Air 7 Pro le troviamo per quanto riguarda la durata della batteria, sia per la singola ricarica e sia per la durata totale. Se per le Air 7 Realme dichiarava una durata totale di 52 ore, qui ne dichiara 48, sempre usando il codec AAC. In pratica si perde un'ora di funzionamento, passando dalle 13 ore delle Air 7 alle 12 delle Pro, ma questo è dovuto al doppio driver e ai due DAC che per poter essere gestiti, fatemi dire, richiedono più energia. Stiamo comunque sempre parlando di 12 ore teoriche con una singola ricarica, che non sono mica poche. Comunque, dai miei test sul campo con il codec AAC, la soppressione del rumore spenta e il volume all'80% si fanno senza problemi tra le 10 e le 11 ore, mentre con la soppressione del rumore attivata facciamo tra le 5 ore e mezza e le 6 ore. Ma come abbiamo sentito prima, la soppressione del rumore è notevole, quindi è normale che gli algoritmi facciano calare sensibilmente la durata. La batteria inclusa nella custodia riesce poi a garantire ulteriori 3 ricariche per un totale effettivo di 44 ore nella condizione meno energivora, contro le 48 dichiarate, mentre con l'ANC attivato arriviamo a circa 22-23 ore contro le 26 dichiarate. Numeri anche questi impressionanti che le posizionano sotto le Air 7 ma al top nella classifica delle True Wireless per la migliore durata della batteria. Per chiudere, non sono dotate di ricarica wireless e questo per delle Pro è una pecca, ma hanno invece la ricarica parziale rapidissima.
visto che Realme dichiara che con 10 minuti si riescono ad ottenere fino a 10 ore, a patto però di ricaricarle via cavo attraverso la custodia. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personale pagella. Le Air 7 Pro sono sorelle strettissime delle Air 7, dalle quali ereditano gran parte delle caratteristiche tecniche e di design. Aggiungono però quel qualcosa in più per fare uno step in avanti verso un prodotto top, ovvero un doppio driver, materiali migliorati e le funzioni di intelligenza artificiale. Ora, in merito a quest'ultime funzioni, una precisazione doverosa. Di AI o intelligenza artificiale ne sentiamo parlare ormai ovunque e non passa giorno in cui queste due lettere sono associate, in tanti casi a sproposito, a prodotti che di intelligente, almeno per il momento, hanno poco o nulla. Le Air 7 Pro implementano delle funzioni all'apparenza utili, ma che in realtà sono funzioni di traduzione che possono essere facilmente fornite da applicazioni di AI dedicate, quali Perplexity, Gemini o il più noto ChatGPT. Tutto questo per dirvi cosa? Che se siete attratti dalle Air 7 Pro per le funzioni di intelligenza artificiale, lasciate perdere. Non sono queste delle funzioni mature per degli auricolari. Lo sarebbero se stessimo parlando di traduzione in tempo reale o suggerimenti, idee, eccetera, di ciò che stiamo ad esempio inquadrando con la fotocamera dei nostri smartphone o degli occhiali smart. Ma ancora non è tempo, ci arriveremo tra un annetto circa. Per il resto vale quanto detto per l'Air 7, la qualità costruttiva è molto buona e l'implementazione è notevole. Per il resto vale quanto detto per l'Air 7, la qualità costruttiva è molto buona e l'implementazione è notevole. La configurazione a doppio driver eroga un sound eccellente e la batteria inclusa dura a lungo e ci permette di ascoltare la nostra musica preferita per diverse ore prima di doverle mettere in ricarica. L'unico appunto riguarda di nuovo il codec LHDC, perché i dispositivi che lo implementano non sono tantissimi e sarebbe stato meglio offrire anche il codec LDAC per poterle sfruttare meglio. Questa variante Pro ha un prezzo di listino di 99 euro, ma si possono trovare già in sconto a 79,99. Di fatto sono circa 25 euro in più rispetto all'Air 7, che oggi si trovano ad uno street price intorno ai 52-53 euro. Quindi, per rispondere ad una delle vostre domande di apertura, vale la pena spendere questi 25 euro in più? Secondo me sì, non solo per il driver più complesso e il suono migliorato, ma anche per i materiali. Le Air 7 rimangono comunque un modello di fascia media da prendere in considerazione e adatto a tantissimi, ma se potete spendere qualcosa di più andate sulla variante Pro e non ve ne pentirete. C'è da considerare però un altro aspetto che potrebbe far cadere la vostra scelta su queste o su altre. Con queste prestazioni e prezzo vanno in diretta concorrenza con una marea di altri auricolari dalle prestazioni e prezzo simili. Penso ad esempio alle Huawei FreeBuds 6i, alle nuovissime OnePlus 4 o alle sempre attuali Nothing, mentre le Air 7 di fanno hanno pochi concorrenti oltre alle Redmi Buds 6 Pro di Xiaomi. Ecco, considerate anche questo per le vostre scelte future. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e vi sia di aiuto nella scelta del vostro nuovo paio di auricolari True Wireless. Mentre pensate a quale prodotto può essere l'ideale per le vostre necessità, mettete un like al video e iscrivetevi al canale così da rimanere sempre informati circa le novità del momento. Alla prossima con le OnePlus!